Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono come sempre immerso nella natura, ma non sono a caccia di funghi, no, oggi sono per prati, sì, ma sono a fare chiaramente del foraging. Per i non addetti ai lavori, che cos'è il foraging? Il foraging è la raccolta e la ricerca di erbe spontanee edibili, quindi quelle che noi ci portiamo a tavola e le possiamo consumare. Bene, oggi vi parlerò di una pianta che, per chi non la conoscesse, passa assolutamente inosservata. Si tratta del raperonzolo, quindi la Campanula rapunculus, che è una pianta erbacea, biennale, della famiglia delle campanulacee. È molto comune praticamente in tutta Italia, a parte le isole tipo la Sicilia e la Sardegna. Quindi cresce spontaneamente nei prati incolti, ai margini dei sentieri, vicino alle vigne, e nasce fino a un'altitudine di circa 1500 metri sul livello del mare. Nasce su terreni freschi e calcarei. Bene, si riconosce per cosa? Per i fiori fatti a campanella, che sono di un colore azzurro-lilla, che compaiono tra maggio e settembre. Praticamente nascono su tutto il fusto eretto, alto fino addirittura 1 metro, e soprattutto per la radice, che è fusiforme, bianca e carnosa, simile a una piccola rapa, che è da lì che il nome dal latino rapunculus, che vuol dire piccola rapa. In cucina è considerata una prelibatezza tra le erbe spontanee. Beh, dovete sapere che la radice è croccante, dal sapore dolce e nocciolato. È ottima cruda, in insalata o addirittura anche cotta. Bene, è ricca di inulina, una fibra che non alza la glicemia, quindi è adatta per tutte quelle persone che sono diabetiche. Quindi potete mangiarla con tranquillità, ok? Le foglie della rosetta basale si mangiano anche crude, in misticanze o cotte con gli spinaci. Hanno un gusto leggermente amarognolo e piccante, mentre i fiori si usano crudi e servono per decorare o insaporire le nostre insalate, quindi danno un tocco di non so che ai nostri piatti. A livello nutrizionale è un'ottima fonte di vitamine C, quindi proteine e sali minerali, e tradizionalmente veniva chiamato ortaggio dei poveri. Perché? Perché dava foglie e fiori e radici in abbondanza. Quindi a livello salutistico ha grandi proprietà antinfiammatorie, soprattutto per il cavo orale. Le foglie masticate o decotte aiutano contro afte, gengiviti e infiammazioni. A livello digestivo è leggermente lassativa e diuretica grazie all'inulina. Beh, dovete sapere che questa pianta è un rinvigorente, immunostimolante, per l'alto contenuto di vitamina C. Quali sono le sue controindicazioni? Beh, praticamente nessuna. È considerata una pianta veramente sicura. E l'unica accortezza è raccogliere in zone non inquinate, quindi evitare i bordi strada, carrabili, e pulirle bene nelle radici. Perché? Perché trattiene la terra. E assicuratevi naturalmente di aver identificato correttamente la pianta. Mi raccomando, le piante sono come i funghi, non si scherza, ok? Per il riconoscimento, il metodo più infallibile è scavare alla base e trovare quella radice bianca carnosa, con lattice lattescente. Senza la radice, la rosetta basale può confondersi naturalmente con altre erbe non edibili, ma vi posso assicurare che una volta vista la pianta, quando è in fiore, è molto caratteristica. È la pianta da cui deriva il nome della fiaba Rapunzel, sì, dei fratelli Grimm. La madre della protagonista aveva una tale voglia di questa radice che vendette la figlia alla strega. Bene, cari amici, spero che questo video possa esservi stato d'aiuto per le vostre raccolte, quindi mi congedo dandovi appuntamento al prossimo video. Un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator, e mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi qua sotto al canale, mettete un bel like e poi commentate e ditemi la vostra, se conoscevate già questa pianta
o se non la conoscevate o se l'avete mai vista. Ok? Un abbraccio, alla prossima. Ciao.